Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Cosa c'era di così speciale nel 17 maggio? In realtà, nulla. Non era il compleanno di mia moglie, né il nostro anniversario, né il primo giorno che ci siamo incontrati. Era solo un normale martedì e per questo l'ho scelto. Mi chiamo Keith e il mio matrimonio con Lisa, dopo 12 anni, stava iniziando a diventare un po' monotono. O dovrei dire prevedibile? Non è che non amassi lei. Lei e i bambini erano ancora la cosa più importante nella mia vita. Tuttavia, quel piccolo luccichio che aveva negli occhi quando menzionavo l'amore sembrava mancare ultimamente. Così, essendo il romantico senza speranza che sono, decisi di regalarle una serata che non avrebbe mai dimenticato. Lunedì mattina, al lavoro tirai fuori il grande gioco. Katie, Cheryl e Karen, 3 delle donne single più attraenti al lavoro. Bene, signore, se poteste descrivere la notte più romantica della vostra vita, quale sarebbe? Chiesi loro. Cominciarono tutte a parlare di fughe di mezzanotte a Parigi, fare l'amore in una gondola a Venezia o guardare il tramonto da una vasca a idromassaggio con vista sulle Alpi svizzere. Calma, ragazze, dissi loro. Sto pensando più a una notte romantica a casa o in uno degli hotel in centro, qualcosa che non prosciughi il mio conto in banca. Entro mezzogiorno erano tornate con una lista di idee che ora rientravano nel mio budget. Le ringraziai, offrii loro il pranzo e mi sedetti a fare i miei piani. Sembravano quasi eccitate quanto me, saltellando e dicendomi di non rovinare tutto perché ora avevano un interesse su come sarebbe andata la mia serata. Io fornisco le ciambelle, voi portate il caffè e vi dirò cosa ne pensava giovedì mattina. Beh, forse non tutto, dissi con un sorriso malizioso. La prima cosa che feci fu prendere il pomeriggio libero di mercoledì, così da avere tutto pronto prima che lei tornasse a casa. Martedì sera dissi a Lisa che i miei genitori volevano portare i bambini a cena e a uno spettacolo mercoledì, quindi probabilmente non sarebbero tornati a casa fino a dopo le 8 di quella sera. I bambini erano ancora più entusiasti quando dissi loro che avevo una sorpresa per la loro mamma e che avrebbero passato la notte dai nonni. I miei genitori li viziavano sempre. Lasciai il lavoro mercoledì alle 11:30 con la mia fidata lista in mano. Vediamo, tempo libero, bambini dalla mamma, tutto a posto. Poi andai al negozio. Vediamo, una cartolina sdolcinata, un sacco di cioccolato buono e il suo vino preferito. Le ragazze mi avevano dato un'intera lista di controllo di tutto ciò che dovevo fare, fino all'illuminazione e alla musica d'atmosfera. La fiorista mi guardò strano quando le chiesi 2 libbre di petali di rosa, fino a quando non le dissi cosa intendevo fare con essi. «Devi davvero amare tua moglie per fare tutto questo sforzo per lei», mi disse mentre uscivo con i petali di rosa rossa in mano. Infine, feci una prenotazione per cena al ristorante di bistecche preferito di Lisa. Pensavo che verso quell'ora avremmo bisogno di un po' di nutrimento e se avessimo deciso di cancellare, mi sarei assicurato di avere delle bistecche in frigo da grigliare sul patio. Le cose stavano finalmente iniziando a prendere forma. Tornai a casa, parcheggiai la mia auto dietro la casa e portai tutto in cucina. Vediamo, le 2:30, questo mi dà un'ora per preparare tutto, dissi a me stesso. Per l'ora successiva misi il vino nel congelatore, creai un enorme cuore sul letto con i petali di rosa e, prendendo i pezzi di cioccolato, scrissi le parole «Ti amo» al centro. Riempii la vasca da bagno del giardino con acqua e sparsi il resto dei petali di rosa sulla superficie dell'acqua frizzante. «Meno 20 minuti», dissi guardando l'orologio. Sul mio lato del letto misi il vino in un secchiello per il ghiaccio e sul comodino di lei appoggiai la cartolina accanto alla sua lampada da lettura. Abbassai le luci, aprii la bottiglia di vino e versai 2 bicchieri. Posizionai il nostro lettore CD portatile sulla cassettiera e pensai di avviarlo dopo che fosse entrata in camera da letto. L'ultima cosa che feci fu fare una doccia, radermi e spogliarmi completamente. Non c'era motivo che entrambi dovessimo vestirci, dissi a me stesso.
Alle 3:25 in punto sentii arrivare la sua auto. Ero più che pronto. Chiudendo la porta della camera da letto, mi posi in piedi ai piedi del letto, nudo, tenendo in mano 2 bicchieri di vino e aspettai che salisse. Sentii risate soffocate e quello che sembrava un branco di cavalli salire le scale. Mentre irrompevano nella porta della camera da letto, sì, dissi loro, Lisa e il suo capo Rick. Sai quanto è lungo 475 secondi? È come un enorme sospiro mentre i tuoi occhi incontrano i suoi, o 3 battiti di un cuore infranto, ma giusto il tempo sufficiente per uccidere l'atmosfera romantica e distruggere un matrimonio. Ci vollero 1 secondo e mezzo al cervello di Lisa per capire che qualcosa era diverso mentre correva nella nostra camera da letto con la camicia aperta e il reggiseno già tolto. Poi inviò un impulso alla sua cassa vocale, che impiegò circa 2 secondi per farle dire le parole «Oh mio Dio!» e infine 1 secondo e 1/4 per realizzare che era, per così dire, fregata. Se non era il record mondiale per distruggere un matrimonio, doveva essere un vicino secondo. Rick, vedendo come stavano le cose, girò i tacchi e corse verso la porta d'ingresso. Se ne andò in meno di 45 secondi. Io, d'altra parte, osservavo mentre Lisa iniziava a piangere e cadeva in ginocchio. Versai il contenuto di entrambi i bicchieri sul letto, mi avvicinai all'armadio e iniziai a vestirmi, ascoltando mentre Lisa mi diceva quanto fosse dispiaciuta e quanto mi amasse. Mi ci vollero circa 5 minuti per vestirmi e dirle che sarebbe stato meglio per lei se fosse andata via prima del mio ritorno. Scendendo, salii in macchina e andai nel posto più vicino dove potevo prendere un drink. Ecco dove mi trovo ora, al Tony's, finendo la mia 4ª birra, chiedendomi quale sarà la mia prossima mossa. Non c'era molta gente quando Cheryl ed io arrivammo. Sedute a un tavolo nell'angolo c'erano le altre 2 del temibile trio, Katie e Karen. Dopo aver ordinato delle bevande, Cheryl iniziò a parlarmi. «Devi riprenderti, Kate», cominciò. «Stai camminando come un morto vivente nelle ultime settimane. E anche se tutti ti stanno coprendo, finirai nei guai se non metti in riga la testa e il sedere». «Ho avuto alcune cose per la mente, quindi perché non smetti?» Quasi urlai in risposta. «Stai indietro, questo non è Lisa con cui stai parlando», rispose Karen. «Cosa diavolo vuoi, Keith? O resterai a crogiolarti nell'autocommiserazione per il resto della tua vita?» Continuò. «Voglio indietro la mia dannata vita. Voglio che sia come prima che tutto questo schifo accadesse», dissi guardando il mio drink. «Pensavo avessi detto che il tuo matrimonio era diventato noioso e volevi ravvivarlo», chiese Katie. «Vuoi davvero tornare alla tua noiosa vita? Io non lo farei. La ami ancora?» «La amo e la odio allo stesso tempo. Vorrei soffocare la vita fuori di lei e Rick per quello che mi hanno fatto», urlai. «Non so proprio cosa diavolo fare o da dove iniziare», dissi. «Mangiamo e poi risolviamo questa situazione», disse Cheryl, facendo segno al cameriere. «La prima cosa che dobbiamo fare è livellare il campo di gioco. Lisa è ancora a casa tua e torna al lavoro ogni giorno. Rick, invece, torna a casa dalla sua amorevole moglie e dai bambini, anche se ha rovinato il tuo matrimonio», sputò Cheryl. «È ora che riprendi in mano la tua vita». Alla fine della serata mi sentivo meglio riguardo alla mia situazione. E avevano ragione, dovevo fare qualcosa. Non potevo lasciar perdere più a lungo. Mi stava distruggendo. Lisa voleva sapere dove ero stato quando sono tornato a casa. «Cosa te ne importa?» urlai, mentre lei andava nella sua camera da letto piangendo. Il giorno seguente incontrai il mio avvocato, Randy. «Pensavo avresti aspettato per il divorzio», mi chiese. «Lo farò. Voglio fare causa alla compagnia per cui lavorano Rick e Lisa e poi colpire Rick con una causa per alienazione dell'affetto», gli dissi. «Guarda Keith, non hai prove concrete, te l'ho detto». «Lo so, ma lavorano per una società quotata in borsa e con tutte le cazzate sul cattivo management aziendale che ci sono ultimamente nelle notizie, non penso che vogliano cattiva pubblicità. Inoltre, anche se Lisa non era in orario di lavoro, la maggior parte dei manager non lavora fino alle 5? E non c'è di solito una clausola di moralità nei regolamenti aziendali che vieta a un capo sposato di avere una relazione con un dipendente sposato che supervisiona, specialmente quando lui è in orario di lavoro?»
Randy disse che ci sarebbero voluti un paio di giorni per redigere i documenti e farli notificare, ma mi avrebbe avvisato quando fosse successo. Nei 3 giorni seguenti ero il vecchio Keith. Scherzavo con le persone al lavoro, mi divertivo con i miei figli e persino ricominciavo a parlare con Lisa, il che le rendeva la vita un po' più facile. Giovedì Randy chiamò e disse che la loro compagnia era stata citata, ma Gilla e chiesi di aspettare con i documenti per Rick finché non ci fossimo accordati con la loro compagnia. Il martedì seguente Randy ed io eravamo seduti nella sala conferenze di fronte al CEO e al responsabile delle risorse umane. Abbiamo letto i documenti e sembra che abbiate dimenticato di includere qualsiasi documentazione dell'incidente presunto, iniziò il responsabile delle risorse umane. Poi disse qualcosa sulle cause frivole e fu piuttosto sorpreso quando mi alzai e iniziai a uscire. Suppongo ci vedremo in tribunale, dissi mentre mi alzavo dalla sedia. Sapete che prenderemo le deposizioni da tutti i dipendenti dell'ufficio, dissi con calma. Quanti di loro pensate che sapevano cosa stava succedendo? Tutto ciò che devo fare è trovarne 1 o 2, dissi loro. E quanti manager pensate che proteggeranno Rick quando ci saranno i loro sedere in gioco? Buona giornata, signori, dissi mentre uscivo con Randy. Ero alla mia scrivania mercoledì quando Randy chiamò. Vogliono accordarsi, o, come dicono loro, cosa ci vorrà per far sparire questo casino, mi disse. Bene, ho chiesto $250.000, spese legali, e che entrambi fossero trasferiti in filiali fuori Stato. Questo dovrebbe bastare, gli dissi. Dite loro che l'offerta è valida fino a giovedì a mezzogiorno, dopodiché andiamo avanti. Mercoledì pomeriggio ricevetti un'altra chiamata da Randy. Hanno accettato le spese e i trasferimenti, ma offrono $150.000, mi disse. Randy, basta con tutte queste contrattazioni. Dite loro che il prezzo è ora di $300.000 e se tornano con un'altra controfferta salirà a $400.000. Forse così la questione si chiuderà, gli dissi. Giovedì alle 3:30 Randy chiamò per dirmi che la mia offerta era stata accettata e che avrebbe portato i moduli da me entro le 5 per la mia firma. Fedele alla sua parola, alle 4:30 un pacco fu consegnato al mio ufficio. L'uomo disse che lo stava aspettando. La mia segretaria mi disse, controllando i documenti e l'assegno incluso, firmai i documenti e li consegnai. Se qualcuno mi cerca, ho lasciato per la giornata, dissi mentre uscivo dall'ufficio. In macchina, mentre tornavo a casa, feci una rapida telefonata a Randy. Servi Rick stasera e fallo a casa sua. Ero su una nuvola. Domani avrei avuto la mia rivincita e avrei potuto andare avanti con la vita. Bene tutti, prendete i vostri cappotti perché stasera andiamo tutti a cena fuori, dissi mentre entravo dalla porta. Lisa mi guardava senza muoversi quando aggiunsi: Dai Lisa, anche tu. Un grande sorriso le apparve sul viso mentre correva a prendere il suo cappotto. Parlammo e ridemmo durante la cena, proprio come avevamo fatto negli ultimi 12 anni. La vita era di nuovo bella, quasi. Quando tornammo a casa, tutti mi ringraziarono per la splendida serata e si diressero verso le loro rispettive camere. Lisa si avvicinò, mi baciò sulla guancia e mi ringraziò per la serata. Significava molto per me stasera, disse. Le dissi che la sera successiva avremmo avuto una lunga conversazione, quindi le dissi di dormire perché ne avrebbe avuto bisogno. «Bastardo!» urlò Lisa mentre entrava dalla porta. «Sapevi già ieri sera cosa sarebbe successo oggi, vero?» urlò. «Non esattamente, Lisa, ma abbastanza vicino», le dissi. «Dove ti hanno offerto il lavoro?» chiesi. «A Trenton, New Jersey, dove diavolo sia», spiegò. Sembra che i miei servizi qui non siano più necessari e che fosse o il New Jersey o niente lavoro, spiegò. Ho detto loro che non c'era modo che mi trasferissi lì e a quel punto mi hanno dato un assegno di liquidazione e 20 minuti per svuotare la mia scrivania. Ora singhiozzava. Ho dato loro 8 anni e in 20 minuti sono stata buttata fuori, disse mentre sedeva su una sedia in cucina singhiozzando. Dove è stato trasferito il tuo amico Rick? Chiesi. A Flint, Michigan, disse ora fissando il pavimento. Ragazzo, l'ascella del nord-est non poteva capitare a uno migliore, dissi ora sorridendo da orecchio a orecchio. Bene Lisa, ecco come si svolgeranno le cose ora.
dissi mentre tiravo la mia sedia accanto alla sua. Se vuoi ancora far parte di questa famiglia, ecco le condizioni. Prima di tutto, devi fare un controllo per le malattie sessualmente trasmissibili e portarmi un certificato di buona salute. Inoltre, dovrai sottoporti a un test della verità e per aiutarti ti darò le domande in anticipo, dissi mentre spingevo il foglio sul tavolo. Come vedi, iniziano molto facili, ma diventano più difficili man mano che vai avanti. Entro il momento in cui arrivò all'ultimo gruppo, aveva iniziato a piangere. Sono il padre biologico dei miei 2 figli? Perché mi hai tradito? Quando abbiamo fatto sesso negli ultimi mesi, a chi pensavi, a Rick, eh? Quante volte mi hai mentito negli ultimi mesi? Quante relazioni hai avuto? Mi ami ancora? Il tuo appuntamento è domani alle 9, le dissi. E se superi questo, senza troppe sorprese, abbiamo un appuntamento per la terapia di coppia sabato mattina alle 10. Lisa rimase seduta lì, piangendo, guardando le domande. Posso rispondere ora se vuoi, mi disse. Penso che aspetterò domani, le dissi. È solo che non mi fido più di te e mi piacerebbe ricominciare da capo senza altre bugie, se non ti dispiace. Non mi piacquero tutte le sue risposte, ma nella mia mente lei superò il test. Mi fidavo di lei? Diavolo no. Prevedo di rimanere con lei? Beh, la giuria è ancora fuori, ma ci stiamo lavorando. La cosa peggiore è che non abbiamo fatto l'amore negli ultimi 5 mesi e questo mi manca davvero. Facciamo sesso 1 o 2 volte a settimana per scaricare la tensione, per così dire, ma non è la stessa cosa. Rick accettò il trasferimento in Michigan. Gli ho inviato una cartolina di Natale l'anno scorso dalla Florida con la scritta «Felice che tu non sia qui». Ah, a proposito, sua moglie e i suoi figli sono ancora qui. Immagino che il sud soleggiato abbia vinto su un marito infedele. Va a capire. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!